Ciao a tutti amici, in questo nuovo video vi spiegherò come caricare una batteria a 48 volt per bicicletta elettrica con un modulo BMS da 48 volt 13S. Il modulo in questione è questo, vediamo, avviciniamo un po' per vedere le caratteristiche. Comunque poi vi lascerò il link in descrizione di questo modulo. Praticamente questo è lo schema. Le batterie che andremo a caricare le ho cablate io, diciamo, sono batterie recuperate, e andremo a vedere dettagliatamente come collegare questo modulo. Questo è lo schema. Innanzitutto servirà un alimentatore che poi vi farò vedere bene come collegarlo, un alimentatore da 0,60 volt con la corrente regolabile. Questo lo potete comprare su Amazon, poi vi faccio vedere anche quello. Partiamo a descrivere brevemente come è lo schema elettrico. Allora, questo è lo schema elettrico per il collegamento dal BMS alla batteria. Quando collegate la vostra batteria dovrete avere il vostro alimentatore che fornisce una tensione di 54,6 volt con la corrente che si possa limitare, e andrete a collegare i fili più e meno. Praticamente dal vostro alimentatore dovrete collegarli qua, il più praticamente qua, il meno sarà collegato qua al C-. Il più va collegato al positivo della batteria, della serie di tutte le batterie, e il meno andrà collegato al C-, che è quello della carica della batteria. Poi dal modulo BMS il B-, che sono questi fili grossi, vedete qua, il B- è questo e il P+ è questo. Il B- andrà collegato al meno della batteria con questi fili grossi, mentre invece il P- sarà quello che andrà collegato al vostro carico insieme al positivo, insieme a questo, ok? Invece in questo connettore qua ci sono tutti i fili che vanno a tutti i collegamenti della serie delle celle. Praticamente partendo da qua ci sarà il meno che va al meno della prima cella, poi successivamente ci saranno tutti gli altri fili che vanno alla serie di tutte le celle, fino all'ultimo filo che va al positivo, va collegato direttamente insieme al positivo dell'ultima cella. Praticamente il meno va collegato al meno della prima cella, il più a quello dell'ultima cella, e questi fili sono tutti intermedi. Ora vi faccio vedere l'alimentatore. Questo è un alimentatore, ce ne sono una marea su Amazon, su eBay. Io ho preso questo per esempio. Secondo me, se volete fare degli esperimenti con delle batterie, provare a costruirvi la batteria così, un alimentatore come questo dovete averlo, perché questo fa da 0,60 volt 5 ampere e è un prezzo accessibile a un po' tutte le persone. 80 euro hai un alimentatore che praticamente puoi caricare tutti i tipi di batterie, e io lo consiglio se volete acquistarlo. Non siete obbligati a acquistare questo modello, ce ne sono vari tipi anche con prezzi inferiori, magari con meno ampere, però se dovete alimentare questo che è già 54 volt 6,
dovete almeno avere una tensione da 0 a 60, perché ci sono quelli con la tensione da 0 a 30. Ho visto che quel modello qua c'è anche la tensione da 0 a 120, però è 3 A ma non è 5 A. Ok, ora vi faccio vedere un'altra cosa, vi faccio vedere bene il cablaggio. Allora, prima di tutto, come vi ripeto, dovete avere l'alimentatore. Suddividiamo questo circuito in due fasi. Allora, la fase di carica della batteria, che è questa. Io ho oscurato, diciamo, la parte del motore perché adesso non ci serve, e poi la fase di scarica che andremo a vedere dopo. Allora, nella fase di carica avete il vostro alimentatore con la vostra tensione impostata a 54,6 volt. Massimo il BMS ne può ricevere 54,8, e collegherete il meno dell'alimentatore al C meno, il più direttamente al più dell'ultima serie di batterie, ok? Poi il B meno del BMS va al meno del primo parallelo, della prima fila, diciamo, di batterie. Dunque meno e più, ok? Intanto questo a voi non vi serve perché è quello che va a fare l'uscita del carico che attaccheremo dopo. Poi io cosa ho fatto? Praticamente la mia batteria ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 paralleli ogni fila. Praticamente cosa vuol dire il parallelo? Queste sono tutte collegate insieme, il negativo è tutto collegato insieme, il positivo è tutto collegato insieme. Poi dal positivo si va al negativo dell'altro parallelo dell'altra fila, in questo caso ancora 5 celle, ok? Le altre 5 celle hanno ancora il meno in parallelo, il più in parallelo, e poi verrà collegato più e meno attraverso ancora due ponticelli. Poi si va alla terza fila, sempre uguale, parallelo, e si collega. Adesso io ho fatto due collegamenti, se ne possono fare anche di più in base alla corrente che serve. Si va avanti in questo modo fino a 13 file di celle. Qua ho fatto i trattini per far capire che abbiamo 13 file così di celle, 1, 2, 3 fino alla 13. La tredicesima sarà ancora un meno e un più collegate tutte in parallelo, e questo più qua sarà collegato al più dell'alimentatore, che limiterete voi la corrente in base a come volete caricare la batteria. Per esempio, se l'alimentatore, in questo caso un alimentatore da 0,60 volt 5 A, massimo potete dargli 5 A per caricare queste batterie. 5 A va bene perché abbiamo praticamente in parallelo 1, 2, 3, 4, 5 batterie che sono 2 Ah ciascuno, e se hanno una carica di 1C vuol dire che ognuna accettano 2 A di carica, dunque 2, 4, 6, 8, 10. Se in questo caso aveste avuto un alimentatore da 10 A, potevate arrivare a 10 A. Se in caso le celle fossero state di meno, mettiamo che erano solo due celle, avete 2 A, 2 A, 4 A. 4 A dovevate limitare il vostro alimentatore a 4 A. In questo caso le celle sono 5, 2 A. Se voi andate a vedere i datasheet di ogni cella, in media siamo sui 2 A come carica per ogni cella. Dunque 2 A, 2, 4, 6, 8, 10, con un alimentatore da 5 A ci impiegherete il doppio del tempo a caricarle, perché 5 A
praticamente sarebbe 1 ampere per ogni cella. Con la carica da 2 ampere avreste in un'ora la batteria carica. Dunque per aver cariche tutte le celle dovete avere un 10 ampere per caricarle in un'ora. In questo caso noi siamo a 5 ampere, invece di essere caricate in un'ora all'incirca saranno caricate in 2 ore. Penso di essere stato abbastanza chiaro nel spiegare la fase di carica. Ora andiamo a vedere la fase di scarica, cioè quando dovete attaccare un utilizzatore o un motore o qualsiasi cosa che volete alimentare. Nel nostro caso dobbiamo alimentare la centralina che fa funzionare il motore. Dunque tolgo questo, metto un foglio qua così tolgo l'alimentatore, ok. E com'è che va collegato il carico? Praticamente si prende il positivo e si manda al vostro positivo della vostra centralina o del vostro carico. Il negativo viene dal circuito BMS, che attraverso le batterie viene controllato in corrente e in tensione. Avrà tutte le sue protezioni, protezioni in corrente di uscita come cortocircuito, protezione se ogni singola fila di celle scende al di sotto del valore di 2 volte e mezzo, se non sbaglio. Praticamente lui va in blocco, si ferma per non rovinare le batterie. Andiamo ora a vedere tutte le caratteristiche che ha questo BMS da 48 V 13S 50 A. Allora, nella fase di carica, praticamente quando colleghiamo il nostro alimentatore per caricarlo, la massima corrente ammissibile è 15 A. Nella fase di scarica lui massimo può erogare, il nostro è il 13S 4850, massimo 52 A. Invece come picco massimo di scarica, la protezione che ha lui, il 13S 4850 ha 110-120 A di protezione massima di scarica. La differenza qual è? Che questa è una corrente che puoi fornire a un carico continua da 50 A, mentre questo è il massimo che può arrivare per pochi istanti, 110-120 A, e lui va in protezione. Poi questa è la corrente di consumo a vuoto, quando è alimentato a vuoto sono massimo 25 microampere. La corrente di bilanciamento, perché le celle vengono bilanciate nella fase di carica, vengono caricate, vediamo sotto, vengono caricate al massimo di 4,18, 4,2 al massimo, e questa è la corrente di bilanciamento massima in milliampere, massimo 50 milliampere. Invece se ogni cella dovrebbe arrivare a 4,3, il circuito va in protezione, anche in questo caso il circuito va in protezione. Questo è il tempo in secondi della protezione della fase di carica. Ora passiamo alla fase di scarica. Praticamente quando voi collegate un carico al vostro circuito BMS, quando attaccate un motore o qualsiasi cosa, se si abbassa a questo valore di 2,5, più o meno è 2,42, 2,58,
Praticamente anche in questo caso va in protezione il circuito. Invece quando il valore di ogni cella ritorna sui 3 volt, praticamente il circuito si ripristina. Questo invece è il tempo in secondi di quando va in protezione nella fase di scarica, riferito ancora ai 2,5 volt. Poi c'è praticamente in caso di cortocircuito, praticamente stacca il carico. Se non sbaglio, in fase di cortocircuito bisogna per forza poi rimuovere il carico, cioè praticamente scollegare il carico e riattaccarlo. Questa qua è una protezione sul cortocircuito. Una volta intervenuta sei obbligato a scollegare il carico, se no non si ripristina più diciamo il BMS. Questa è l'impedenza che ha, la temperatura di esercizio da meno 15 a più 45, e questa è la temperatura normale di quando, diciamo, non viene utilizzato. Ora vi faccio vedere il pacco che ho costruito io, come ho fatto a collegarlo, e vi spiegherò quanta corrente può erogare questo pacco diciamo 48 volt. Allora, ho aggiunto un'altra fila a questo pacco perché volevo ancora un 2 ampere in più, 2 ampere ora in più. Ora partiamo subito a far capire bene questo concetto degli ampere. Allora, ogni batteria singola di queste, generalmente io parlo di una media delle batterie che ci sono in commercio, si aggira sui 2 ampere ora. Vedete la scritta 2400, 2100 milliampere, sarebbero 2 ampere e 1, 2 ampere e 4. Allora, però quei 2 ampere ora qua te li dà per un'ora. Dunque se io ho in questo caso questo parallelo della prima fila e ho 1, 2, 3, 4, 5 celle da 2 ampere ciascuna, avrò 2, 4, 6, 8, 10 ampere di capacità per un'ora, ok? 10 ampere. Poi facendo tutta la serie, praticamente la serie non è nient'altro che questo collegamento che si fa tra qua e qua all'altro parallelo, poi si va dall'altra parte e ci sarà l'altra serie che va all'altra fila, dall'altra parte ci sarà l'altra serie che va all'altra fila e così via dicendo fino alla 13ª cella. Allora, abbiamo detto 2 ampere per ogni cella, 10 ampere, ok. Però se si va a vedere nei datasheet delle celle, diciamo quelle più comuni hanno 2 ampere, 2 ampere ora, però continui possono darti anche 4 ampere. Io sto parlando sempre di celle medie, poi ci sono quelle che hanno magari più ampere continui o meno ampere continui. Praticamente avendo 4 ampere io avrò 4, 8, 12, 16, 20 ampere continui che posso utilizzare. Logicamente la durata sarà la metà, invece di un'ora durerà mezz'ora. Avrò 4 ampere ma per mezz'ora, ok? In più la cella ha la capacità di supportare, diciamo, uno spunto di oltre 10 ampere per pochi secondi, quindi potrebbe essere 10, 20, 30, 40, 50 ampere.
per pochi diciamo secondi, per dei picchi magari degli spunti, la cella può erogare anche 10 ampere. Dunque sono 5, 1 2 3 4 5, potremmo erogare anche 50 ampere di spunto, ma solo per pochi secondi. Allora, il collegamento, come avete visto, è il parallelo di questa fila, di qua e di là. Io adesso in questo caso, per collegare la serie di tutte tutte le file, diciamo, ho fatto solo due cavallottini, diciamo, col filo dell'1. Il filo di sezione 1 diciamo rigido dovrebbe supportare benissimo un 15 ampere, dunque 15 più 15 siamo su un 30 ampere. Se volete essere più sicuri, potete anche fare un altro cavallotto qua, però dopo lo dovrete fare anche qua, su tutta la serie, e anche dall'altra parte un altro qua, un altro qua, un altro qua, un altro qua, per aumentare, diciamo, la portata della corrente. I fili di controllo delle celle che sono collegati a questo connettore vanno sulle singole celle, praticamente partendo dal meno, che è questo filo nero, che andrà alla prima fila di celle collegata al meno, e poi ci saranno gli altri fili, per esempio il primo dopo il meno, che sarà quello collegato dalla parte opposta al positivo, dove fa la serie della prima cella, della prima fila con la seconda fila, ok? Poi si andrà dall'altra parte dove ci sarà la serie, che è questo qua, che sarà vedete che è il secondo filo, ok? Sarà quello collegato in serie tra la seconda fila e la terza fila, ok? Seconda fila e terza fila, e così via dicendo. Poi ci sarà l'altro filo, che è questo, che andrà dalla parte opposta e farà la serie tra la terza fila e la quarta fila, ok? Invece all'inizio della fila e alla fine dell'ultima fila, all'inizio della prima fila e all'inizio dell'ultima fila, quando collegate il filo, diciamo, di sezione grossa, io adesso ho collegato un 2,5, ma alla fine collegherò un filo del 4, praticamente collegatelo al centro e stagnate un po' per aumentare la sezione. Allora, se vi collegate praticamente qua in cima, in questo caso perché io ho stagnato e abbiamo una sezione bella grossa, ma avrete la sezione di 1 da qua fino a qua. Dunque abbiamo visto prima che la sezione di 1 porta 10-15 ampere, e saremo penalizzati perché c'è tutto questo filo praticamente che mi porta la corrente in questo punto. Prendendo il punto centrale avremo i nostri 15 ampere che arrivano sia di qua che di là. Dunque in questo caso io faccio saldo e poi do una stagnata di modo da maggiorare un po' la sezione. Per aumentare la corrente tra qua e qua abbiamo visto prima che è sufficiente fare un cavallotto in più, invece in questo caso basta mettersi centralmente e rinforzare un po' diciamo le stagnature.
Se vi è stato utile questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.